Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumeto Asian Food. Oggi torniamo in Corea del Sud per preparare un piatto veramente semplice ma molto particolare. Sto parlando del japchae, ovvero un'insalata di noodles di farina di patate dolci con manzo e verdure. Questo piatto in Corea è molto famoso e viene spesso preparato per le occasioni particolari, tipo i compleanni o i matrimoni. E la sua particolarità è data dal suo ingrediente principale, ovvero i dangmyeon. Questi particolari noodles di farina di patate dolci che hanno una consistenza totalmente differente da tutti gli altri noodles esistenti. Sono infatti estremamente elastici, come vedrete la consistenza in bocca è molto particolare. Tutti gli altri ingredienti invece che compongono la ricetta sono estremamente facili da trovare, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per fare il japchae avremo bisogno di 100 g di noodles di patate dolci, 150 g di filetto di manzo, 2 funghi shiitake reidratati, 4 funghi champignon, 100 g di spinaci novelli, una carota, 2 scalogni, 2 cipollotti, 2 peperoncini rossi dolci, un uovo intero e un tuorlo, 2 spicchi d'aglio, un cucchiaio di semi di sesamo tostati, 3 cucchiai di salsa di soia, 3 cucchiaini di olio di sesamo, 3 cucchiaini di zucchero di canna, olio di semi e sale e pepe quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti i nostri ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 3 sole fasi: la preparazione degli ingredienti, la preparazione del japchae e infine l'impiattamento. Per prima cosa cominciamo a tagliare il nostro filetto di manzo in fette molto sottili. Tagliamo ora ogni fettina in bastoncini di circa 2 cm di spessore. Fatto questo, mettiamo la carne in una tazza. Tagliamo i gambi ai funghi shiitake e con l'utilizzo di un coltello molto affilato tagliamoli a fette. Sempre con l'utilizzo di un coltello affilato tagliamo quindi in due le fettine di fungo in modo da ottenere dei pezzettini non troppo grossi. Uniamoli quindi alla carne precedentemente tagliata. Con la parte piatta del coltello schiacciamo gli spicchi d'aglio e eliminiamo la scorza. Tagliamo quindi gli spicchi schiacciati in fette sottili, quindi tritiamo il tutto molto finemente. Uniamo metà dell'aglio tritato ottenuto alla carne e ai funghi. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino di olio di sesamo e un cucchiaio di salsa di soia. Mescolare il tutto in modo da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Fatto questo, coprire con pellicola alimentare e lasciare riposare in frigo per circa un'ora. Cominciamo a preparare le verdure. Tagliamo i funghi champignon in fettine molto sottili. Una volta fatto, riserviamo a parte. Dividiamo ora il cipollotto in sezioni di circa 5-6 cm, tagliando ulteriormente in due in senso longitudinale la parte del bulbo. Una volta fatto, riserviamo a parte. Eliminiamo le estremità degli scalogni e tagliamoli in due in senso longitudinale. Eliminiamo ora con molta delicatezza la scorza esterna. E per finire tagliamoli a fettine molto sottili. Una volta finito, riserviamo a parte. Con l'utilizzo di un pelapatate sbucciamo la carota. Eliminiamone le due estremità. Tagliamola a metà. Creiamo una base al primo cilindro. Quindi tagliamo delle fettine di circa 1 cm di spessore. Sovrapponiamo le fettine e tagliamole a bastoncini regolari di circa 1 cm di spessore. Fatto questo, riserviamo a parte. Tagliamo le estremità dei peperoncini, dividiamoli in due, dividiamo in due ogni sezione e con l'aiuto di una lama molto affilata eliminiamo la membrana interna e i semi in modo da ridurre la piccantezza del peperoncino. Fatto questo, stendiamo i pezzetti di peperoncino e tagliamole in julienne regolare molto fina. Una volta finito, riserviamo a parte. Scaldiamo un padellino antiaderente e aggiungiamo un goccio d'olio. Con l'aiuto di un pennello distribuiamolo bene su tutta la superficie. Una volta caldo, aggiungiamo le uova precedentemente sbattute e lasciamole cuocere per circa 1 minuto e mezzo a fuoco medio. Quando la frittata comincerà a coagularsi anche in superficie, giriamola e lasciamola cucinare per altri 30 secondi. Posizioniamo quindi la frittata su un tagliere
arrotoliamola su se stessa e con l'utilizzo di un coltello affilato tagliamola a fettine. Una volta fatto, riserviamo a parte. Scaldiamo il wok e aggiungiamoci un goccio di olio. Una volta caldo, aggiungiamo gli spinaci novelli e mescolando cuciniamoli per 30 secondi. Passato questo tempo aggiungiamo sale, pepe e il restante aglio tritato. Mescoliamo bene e facciamo cuocere 1 minuto. Passato questo tempo togliamo gli spinaci dal fuoco e mettiamoli in una bacinella molto capiente. Portiamo a ebollizione l'acqua in una pentola e aggiungiamo i nostri noodles di patata dolce. Mescoliamoli e lasciamoli cuocere per circa 10 minuti. Passato questo tempo scoliamoli e con l'aiuto di una forbice tagliamoli un po' per diminuirne la lunghezza. Uniamoli quindi agli spinaci nella bacinella, aggiungiamo quindi un cucchiaino di olio di sesamo, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaio di salsa di soia e mescoliamo bene il tutto in modo da amalgamare gli ingredienti. Aggiungiamo quindi anche un po' di sale, un po' di pepe e dei semi di sesamo tostati. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo riposare. Scaldiamo il wok e aggiungiamo un goccio di olio. Una volta caldo aggiungiamo i bastoncini di carota e mescolando lasciamoli cucinare per circa 1 minuto. Aggiungiamo sale, pepe e un goccio d'acqua. Mescolando continuiamo a cucinarli per un altro minuto. Passato questo tempo aggiungiamo il peperoncino e julienne e mescolando continuiamo a cucinare per 1 minuto. Aggiungiamo quindi lo scalogno affettato e prolunghiamo la cottura per altri 2 minuti. Per finire aggiungiamo le sezioni di cipollotto, mescoliamo e terminiamo la cottura per un altro minuto. Fatto questo aggiungiamo le nostre verdure ai noodles e gli spinaci e mescoliamo bene il tutto, in modo da incorporare le verdure ai noodles. Scaldiamo il wok e aggiungiamo un goccio di olio. Una volta caldo aggiungiamo i funghi champignon tagliati e mescolando facciamoli cucinare per 1 minuto. Aggiungiamo pepe, sale e continuiamo la cottura per un altro minuto. Una volta i funghi cotti, aggiungiamoli nella bacinella con gli altri ingredienti e con l'aiuto di un paio di pinze mescoliamo bene il tutto. Scaldiamo nuovamente il wok e aggiungiamo un goccio di olio. Una volta caldo aggiungiamo la nostra carne marinata. Cuciniamola velocemente 30 secondi, mescolandola continuamente. Aggiungiamo pepe e sale. Cuciniamola mescolando per un ulteriore minuto in modo che caramellizzi bene ma resti tenera. Una volta fatto questo, uniamola ai restanti ingredienti. Sempre con l'aiuto di un paio di pinze, mescoliamo bene ora tutti gli ingredienti nella bacinella, aggiungiamo l'uovo tagliato, il sesamo tostato, un cucchiaino di olio di sesamo, un cucchiaino di zucchero di canna, un po' di sale, un po' di pepe e un cucchiaio di salsa di soia. Mescoliamo molto bene tutti gli ingredienti in modo da amalgamare tutti i sapori e a questo punto prepariamoci all'impiattamento. E come al solito eccoci arrivati al momento dell'impiattamento, che oggi sarà molto semplice. Posizioniamo i nostri noodles all'interno di un piatto fondo, aggiungiamo i vari ingredienti in modo di avere una bella varietà di colori e a questo punto il nostro japchae è pronto ad essere degustato. Ed ecco fatto, finita anche questa facilissima ricetta coreana che, come avete visto, è composta da tante piccole preparazioni ma veramente semplici e alla fine basterà solamente mescolare il tutto per ottenere il nostro delizioso piatto. Oltretutto non avrete neanche lo stress di doverlo servire caldo, perché questo piatto solitamente è servito tiepido, a temperatura ambiente o addirittura freddo. Gli ingredienti sono tutti standard, facili da trovare, a parte i noodles che chiaramente potete trovare nei piccoli supermercati asiatici come al solito oppure su internet. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, come al solito, sono sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!